Cosa sono i grassi? I grassi sono tutti uguali? I grassi fanno male alla nostra salute? E ancora, i grassi fanno ingrassare? Dobbiamo sicuramente affrontare il discorso LDL e quindi il discorso colesterolo. Le ricerche di Feldman sembrano aver individuato una correlazione tra alti trigliceridi e il consumo di caffè. Carnivori, sono Francesca, carnivora mediterranea. Se è la prima volta che guardate i miei video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Qualche tempo fa ho creato una nuova playlist qui sul canale dedicata ai macronutrienti ed ho iniziato parlandovi delle proteine. Oggi voglio proseguire questo discorso parlandovi però di grassi e cercando di rispondere ad alcune domande che più spesso mi vengono poste. Cosa sono i grassi? I grassi sono tutti uguali? I grassi fanno male alla nostra salute? E ancora, i grassi fanno ingrassare? Prima di iniziare ci tengo sempre a precisarlo, non sono un medico, tutto ciò che ascolterete o vedrete all'interno di questo video è frutto di mie ricerche personali e approfondimenti. Invito sempre tutti a creare una propria opinione personale su un determinato argomento e perché no anche a mettere in discussione ciò che io stessa dico qui sul canale e nello specifico oggi qui all'interno di questo video. Ma entriamo adesso nel vivo dell'argomento e iniziamo a parlare di grassi. Cerchiamo di definire che cosa sono i grassi e per farlo andrò ad utilizzare l'intelligenza artificiale. In particolare andiamo su ChatGPT. Se chiediamo a ChatGPT cosa sono i grassi alimentari, la definizione è questa. I grassi alimentari sono un tipo di nutriente che svolge molte funzioni importanti nel corpo umano. Sono una fonte concentrata di energia e forniscono 9 calorie per grammo, più del doppio delle calorie fornite da carboidrati e proteine. I grassi sono anche essenziali per la salute in quanto sono necessari per la costruzione delle membrane cellulari, per la produzione di ormoni e per il trasporto e l'assorbimento delle vitamine liposolubili, vitamine A, D, E e K. Ora, già questa definizione che ci viene fornita da un motore di intelligenza artificiale va a riassumere tutto ciò che troviamo in letteratura scientifica sia online che cartacea. Partiamo dal valore energetico dei grassi, 9 calorie per grammo. Ho già spiegato precedentemente in un altro mio video, se non l'avete visto vi lascio il link qui sotto in descrizione per andare ad approfondire, che non credo nel concetto di calorie, così come questo concetto non viene seguito dalla maggior parte della comunità carnivora. Questo perché il nostro corpo, una volta entrato in contatto con determinati nutrienti, proteine, grassi, carboidrati, non va a bruciarli, ma va ad utilizzarli per determinati scopi. Quindi utilizzerà le proteine per scopi plastici, i carboidrati e i grassi prevalentemente per scopo energetico. I grassi in particolare vengono utilizzati anche per tantissime altre funzioni che ci ha già accennato il motore di intelligenza artificiale ChatGPT, come per esempio la creazione di ormoni e il trasporto e l'assorbimento di vitamine liposolubili. Eviterei quindi di soffermarmi sul numero delle calorie dei grassi, tuttavia però ci sono ancora altri spunti che ChatGPT mi ha dato e sui quali vorrei soffermarmi. Ad esempio il fatto che i grassi sono una fonte concentrata di energia e sono necessari per la costruzione delle membrane cellulari e per la produzione di ormoni, oltre che per il trasporto e l'assorbimento di vitamine liposolubili. Voglio rispondere subito a una delle domande che ho fatto all'inizio di questo video. I grassi sono tutti uguali? Partiamo da una distinzione fondamentale. Esistono due tipologie di grassi, grassi saturi e grassi insaturi. I grassi saturi sono solitamente presenti a temperatura ambiente in formato solido, mentre gli insaturi sono solitamente presenti se isolati e estratti in formato liquido. I grassi insaturi a loro volta si dividono in mono e polinsaturi. Ognuno di questi tipi di grassi ha un effetto diverso sulla salute e sul nostro metabolismo. I grassi monoinsaturi sono liquidi a temperatura ambiente,
e si trovano in quantità significative in alimenti di origine vegetale, come ad esempio il nostro olio extravergine d'oliva o anche l'avocado. Sono quelli che medici e consenso popolare consigliano assolutamente di consumare in grandissime quantità perché aiutano a mantenere la salute cardiovascolare e sono meno dannosi dei grassi saturi di origine animale. I grassi poliinsaturi sono così definiti perché la loro struttura è costituita da più catene di acidi grassi insaturi. Anche questi si trovano solitamente a temperatura ambiente allo stato liquido se estratti o isolati e si trovano principalmente in alimenti di origine vegetale come frutta, verdura, semi, noci, ma anche in alcuni tipi di pesce e in quantità minori nella carne e nelle uova. Questi grassi sono anch'essi noti ai più come grassi buoni perché possono aiutare a mantenere la salute cardiovascolare, a differenza dei grassi saturi che storicamente vengono associati ad un aumentato rischio di malattie cardiovascolari. Ora cerchiamo di essere un po' più specifici e soffermiamoci in primo luogo sui grassi insaturi. Partiamo dai monoinsaturi e in particolare vorrei parlare dell'olio extravergine d'oliva. Dovete sapere che io ne consumavo davvero litri ed è stato molto difficile da parte mia eliminarlo quando ho dovuto iniziare una dieta carnivora. Era l'unico alimento a cui ero veramente molto legata. Però poi è passata una settimana e anche lì non ne ho avuto più necessità e bisogno. Amo tantissimo l'olio extravergine d'oliva e lo ritengo personalmente tra i vari grassi insaturi e monoinsaturi quello con meno caratteristiche negative per il nostro organismo. Chiaramente l'olio extravergine d'oliva origina da una pianta, l'olivo, e viene solitamente estratto a freddo, almeno quello Evo DOC, quindi a una temperatura non superiore ai 27 gradi centigradi. Questo ne fa un grasso ricco di microelementi utili che non dovrebbero essere alterati dalla molitura, come polifenoli e antiossidanti presenti nelle olive. In aggiunta si tratta di olive, quindi il frutto della pianta e non la pianta in se stessa, per cui non sono presenti speciali elementi chimici antinutrienti o nocivi prodotti dalla pianta come autodifesa. Ciò nonostante, quando sono diventata carnivora ho eliminato completamente l'olio extravergine d'oliva dalla mia alimentazione perché consumandolo, essendo di origine vegetale, sarebbe venuto meno il concetto di carnivora pura con soli alimenti di origine animale. Anche se l'olio extravergine d'oliva è composto principalmente dal monoinsaturo acido oleico, contiene una quota importante di acidi grassi poliinsaturi omega 6 come l'acido linoleico, tra l'8 e il 20% circa in base alla qualità dell'olio, e pochissimi poliinsaturi omega 3, 0,5-1% con i saturi che normalmente sono in una quota del 10-15%. Questo ne fa un grasso scarsamente nutriente in quanto privo di alcune vitamine liposolubili come vitamina A, vitamina E e vitamina K. E seppur lievemente posso considerarlo anche pro-infiammatorio perché contiene alcuni grassi omega 6. Piccola parentesi negativa e dettaglio non trascurabile, il fatto che l'industria di produzione dell'olio extravergine d'oliva si è dimostrata più volte non pulita. Sono state davvero molte le inchieste, i sequestri da quando esiste la commercializzazione a basso prezzo di oli extravergine d'oliva provenienti dalla Comunità Europea, che, come possiamo immaginare, vengono prodotti con pratiche non trasparenti e con olive importate spesso dal Nord Africa, fatte passare dalla Spagna e quindi spacciate per comunitarie. Vi lascio alcuni riferimenti in descrizione nel caso in cui vogliate approfondire questo tema. A tutto questo si aggiunge anche il fatto che l'olio extravergine d'oliva, essendo un olio estratto a freddo, ha proprietà di conservazione molto ridotte e tende a ossidarsi molto facilmente se non conservato in maniera adeguata. In più si tratta di un olio che ha un punto di fumo di circa 195 gradi, quindi neanche troppo basso, ma è facile che si ossidi in alcune sue componenti anche a temperature minori.
In ultimo, ma non per importanza, l'olivo, così come anche il suo prodotto, il suo frutto, l'oliva, essendo un alimento di origine vegetale, non è esente da tutti quei prodotti come pesticidi e altri prodotti chimici che vengono utilizzati in agricoltura per far mantenere la pianta. Infatti, seppur siano vietati additivi di qualunque tipo nell'olio, molte volte il trattamento è fatto sull'oliva stessa, precedentemente alla molitura, anche se in piccole tracce e secondo i canoni di legge. Ora, so che molti di voi, guardando questa parte del video, avranno gli occhi sgranati e penseranno che io sia una matta, da italiana, da carnivora mediterranea, a dire tutto questo e a non consumare olio extravergine d'oliva, e da qualche parte vi do anche ragione, perché come vi ho detto già prima, io amo l'olio extravergine d'oliva e, avendo sempre avuto un approccio di tipo non dogmatico con la mia alimentazione carnivora, non escludo che da qui a magari un anno o 10 anni non consumerò l'olio extravergine d'oliva magari su una bellissima tartare condita con un po' di sale rosa dell'Himalaya e un tuorlo d'uovo. Chi lo sa, magari in futuro lo farò e sicuramente quel poco olio extravergine d'oliva non andrà a compromettere tutti i risultati e tutti gli obiettivi che ho raggiunto con la mia dieta carnivora. Quello però che voglio dirvi è che questo olio extravergine d'oliva è una tipologia di grasso che, se comparato con altri grassi saturi di origine animale, sicuramente ha meno nutrienti e meno proprietà benefiche per il nostro organismo. In più mettiamoci anche il fatto che, essendo in dieta carnivora e non mangiando verdure, non ho alcun bisogno di olio extravergine d'oliva per aumentare la mia quota di grassi, perché non ho alcuna verdura da condire, quindi in questo momento non ne consumo. Ma se mi dovessero chiedere un parere sull'olio extravergine d'oliva, quello che posso dire è che ha effettivamente tantissime proprietà benefiche, ma anche altre proprietà che non considero alla pari di grassi saturi di origine animale. Personalmente, se devo utilizzare un grasso per cucinare o da affiancare alla carne, pesce o uova, prediligo grassi saturi di origine animale, come da dieta carnivora. Assumo ad esempio il sego di manzo, il burro, che hanno in media una percentuale molto più contenuta di omega 6, tra il 3 e il 6%, e sono molto più alti in omega 3, tra il 2 e il 5%, specialmente se provenienti da allevamenti al pascolo nutriti principalmente ad erba e fieno. Tra le altre cose, il sego è principalmente ricco di acidi grassi monoinsaturi, specialmente acido oleico, lo stesso dell'olio Evo, che è contenuto in una percentuale intorno al 40%, ma è anche arricchito dal 50% di grassi saturi, e questo ne fa un super alimento a livello di nutrienti. Per cui con il sego di manzo possiamo ottenere tutti i benefici dell'olio extravergine d'oliva, ma in abbinamento ai grassi saturi e con un rapporto migliore omega 3 omega 6. In sostanza, l'olio extravergine d'oliva resta per me un super alimento, ma ritengo che sia migliore a livello nutrizionale consumare un grasso di tipo saturo, e parlo anche per mia esperienza personale. Infatti, con una dieta carnivora e con l'utilizzo di grassi saturi di origine animale, io sono riuscita a riottenere il mio ciclo mestruale, perché è dai grassi di origine animale che noi andiamo a costruire gli ormoni, principalmente gli ormoni di tipo sessuale. Vi lascio in descrizione un paio di link ad alcuni video sull'olio extravergine d'oliva e l'olio in generale di Paul Saladino, che non è di certo un dogmatico della carnivora. Infatti qualche anno fa è passato da una dieta carnivora standard a un animal based, andando ad aggiungere alla sua alimentazione la frutta e il miele. Per cui, riassumendo, posso certamente dire che consumare olio extravergine d'oliva, se non siete in dieta carnivora, non è assolutamente un problema, purché rispettiamo alcune regole. Prima tra tutti il fatto che non dobbiamo utilizzare questo olio per la cottura, perché abbiamo già detto prima che ha un punto di fumo non molto elevato. Cerchiamo di conservarlo in maniera ottimale e di consumarlo a crudo molto rapidamente per prevenirne l'ossidazione. Accertiamoci effettivamente che si tratti di olio extravergine d'oliva e non olio d'oliva o olio di Sansa.
che vengono processati, estratti da una molitura esausta e a caldo. Altra regola: se proprio dobbiamo consumare l'olio extravergine d'oliva, non consumiamolo in abbinamento con verdure, patate, pane, pasta, ma cerchiamo comunque di conservarlo e di consumarlo nell'ambito della nostra dieta carnivora, quindi magari in abbinamento alla carne o alle uova. Ultima regola personale e anche consiglio che vi do proprio nel caso in cui vogliate consumare l'olio extravergine d'oliva è quello di non consumare l'olio come unica fonte di grasso presente nella vostra dieta, che era poi l'errore che facevo io prima di arrivare in dieta carnivora e che mi ha portato a perdere il ciclo mestruale per 2 mesi. Quindi per favore non fate il mio stesso errore, consumate i grassi saturi. Passiamo ora alla famiglia dei poliinsaturi, che si dividono in omega 3 e omega 6. Sentiamo al giorno d'oggi parlare molto di omega 3 e meno di omega 6 e sentiamo parlarne anche in modo molto più generico. Diciamo intanto che sia omega 3 che omega 6 sono essenziali per la nostra salute ed abbiamo bisogno di assumerli attraverso la nostra alimentazione. Gli omega 3 li troviamo principalmente nel pesce, nella carne grass-fed, nelle uova allevate a terra e in alcuni alimenti di tipo vegetale come le noci e le mandorle. Esistono 3 tipi di omega 3 definiti ALA, EPA, DHA. Quelli essenziali per noi esseri umani sono proprio questi ultimi 2, EPA e DHA, che sono la forma attiva e biodisponibile di omega 3, mentre l'acido ALA, alfa-linoleico, si trova principalmente in alimenti vegetali e deve essere poi convertito negli altri 2 per essere attivo nel nostro organismo. Il problema è che il tasso di conversione del nostro corpo non è sufficientemente alto per il nostro fabbisogno, quindi anche in questo caso la fonte animale è preferibile per ottenere tutti i benefici che vengono dagli omega 3, tra i quali troviamo l'effetto antinfiammatorio benefico per le malattie croniche, il miglioramento della salute degli occhi, il miglioramento della salute cerebrale e la prevenzione delle malattie neurodegenerative. D'altro canto gli acidi grassi omega 6 sono di natura proinfiammatoria e quindi tendono a mettere in allerta il nostro sistema immunitario. Anche gli omega 6 sono essenziali come gli omega 3, ma eccessivamente sovraespressi in quasi tutti gli esseri umani proprio per la loro eccessiva presenza in tantissimi alimenti processati. Ci viene spesso suggerito di mangiare delle mandorle perché sono ricche di omega 3, ma pensate una cosa: tantissimo tempo fa, quando un uomo nell'epoca del Paleolitico trovava un albero di mandorle, quante mandorle effettivamente riusciva a prendere dall'albero, a sgusciare e a mangiare? Di certo non sarebbe riuscito a mangiare 100 grammi di mandorle come le troviamo già adesso noi al supermercato e sgusciate, e questo ci fa benissimo capire come non era solito mangiare tantissimi omega 3 da fonti vegetali, perché magari non riusciva proprio fisicamente a mangiarne così tanti. Piccola parentesi sui grassi vegetali la meritano sicuramente i grassi idrogenati come la margarina o il crisco. La margarina è un grasso vegetale reso appetibile dall'industria alimentare tramite il processo di idrogenazione, una complessa lavorazione chimica che aggiunge molecole di idrogeno ai grassi omega 6 e li rende stabili e simili in conformazione ai grassi saturi. Questa è probabilmente la peggiore fonte di grassi presente ad oggi, che inonda certamente i cibi ricreativi e ultraprocessati. Tutto questo come sempre a favore del profitto e a spese della nostra salute. Si tratta di grassi che le nostre cellule non riescono ad utilizzare a scopo energetico nei mitocondri, perché non coerenti con la nostra biologia. Di conseguenza il nostro corpo con estrema fatica li può solamente accumulare in modo non naturale all'interno del nostro tessuto adiposo, o devono essere trasformati con estrema fatica dal nostro fegato in sostanze biologicamente utilizzabili, con tutti i danni collaterali che possono derivare da questa lavorazione. E infine, dopo aver parlato tanto dei grassi insaturi, monoinsaturi e polinsaturi, veniamo ai miei amati grassi saturi. I grassi saturi sono principalmente di origine animale, salvo l'olio di cocco e l'olio di palma, che però devono subire alcune trasformazioni e processi di lavorazione.
Al contrario, i grassi come sego di manzo, lardo o burro non subiscono alcuna particolare trasformazione, ma solamente una lavorazione tradizionale. E qui veniamo al problema principale che abbiamo oggi, ovvero quello di abbattere le mura ormai consolidate delle credenze negative nei confronti dei grassi saturi di origine animale, che sono stati per anni demonizzati in quanto ritenuti le principali cause di malattie cardiovascolari. La demonizzazione dei grassi saturi parte dagli anni 50, quando furono identificati come colpevoli di episodi cardiovascolari per il semplice fatto che furono resi colpevoli di aumentare i livelli di colesterolo nel sangue. Dato che le particelle di LDL venivano rinvenute in alcune persone decedute a causa di episodi cardiaci, la correlazione diventò causalità. Ad oggi però abbiamo qualche informazione in più e possiamo guardare a queste informazioni guida con occhi più critici e consapevoli. Un breve cenno storico, citando ancora Ansel Keys, ce lo dà il New York Times, un giornale non proprio complottista, in un articolo che metterò in descrizione intitolato "Come l'industria dello zucchero ha incolpato i grassi". Eh sì, perché l'attacco dei grassi è avvenuto da più fronti, essendo interesse sia di chi fabbricava polinsaturi da materiali esausti, sia da chi spingeva la popolazione ad un folle consumo di zuccheri e carboidrati insulinici. Quindi ancora una volta per anni abbiamo incolpato il burro di tutti i danni che invece hanno fatto gli zuccheri, il pane e gli oli di semi. E passiamo ora all'altra domanda che ci siamo posti oggi. I grassi saturi fanno veramente male alla nostra salute? Abbiamo già anticipato che il luogo comune più diffuso è quello che il colesterolo in generale, più in particolare l'LDL, sia dannoso per la nostra salute e per questo anche ad un aumentato rischio di malattie cardiovascolari, mentre i grassi polinsaturi e monoinsaturi sono considerati molto più salutari e addirittura aiutano a mantenere la salute cardiovascolare. Oggi sappiamo che non è così e non è solo una mia opinione, ma anche quella di molti ricercatori. I grassi saturi non solo non sono nocivi per la nostra salute, ma sono anche parte integrante di uno stile di vita volto ad una salute metabolica generale, ovviamente considerando un regime alimentare a zero carboidrati o perlomeno low carb. Rientrando nel paradigma secondo cui i grassi saturi aumentano il rischio di malattie cardiovascolari, dobbiamo sicuramente affrontare il discorso LDL e quindi il discorso colesterolo. Cosa sono le LDL? LDL sta per Low Density Lipoprotein, sono essenzialmente delle capsule proteiche che trasportano il grasso. Il grasso non è compatibile con il nostro sangue che rimane in una soluzione acquosa e quindi il fegato incapsula le particelle di grasso all'interno di questi furgoncini o navicelle chiamate lipoproteine. Ce ne sono di diverso tipo a seconda della densità del loro carico: VLDL, IDL, LDL, HDL. Ognuna di queste svolge funzioni simili ma diverse tra loro. Senza soffermarci troppo sui tecnicismi, possiamo dire che le LDL vengono prodotte dal fegato in due particolari casi specifici: sotto lo stimolo insulinico di accumulare energia, principalmente quando abbiamo eccessi di carboidrati nel sangue. Infatti l'insulina chiederà al fegato di gestire quel glucosio per ripulire il sangue dal dannoso eccesso di zucchero e il fegato, superata la soglia per cui può immagazzinare il glucosio nelle sue cellule, ne fabbricherà VLDL, trasformando gli zuccheri in grasso. Le VLDL, una volta distribuito il grasso alle cellule, diventano meno dense all'interno, trasformandosi in IDL prima e LDL poi. In secondo luogo, la fabbricazione delle lipoproteine da parte del fegato può avvenire nel caso in cui il nostro organismo abbia necessità di grassi o di colesterolo per la riparazione di tessuti, per il ripristino di equilibri ormonali e per la costituzione degli ormoni stessi.
Eh sì, perché in realtà il tanto demonizzato colesterolo è essenziale per il nostro organismo. Costituisce ed è parte integrante della membrana cellulare di ogni singola nostra cellula, anche e soprattutto quelle del cervello, in cui gioca un ruolo essenziale per le funzioni neuronali e il mantenimento della memoria. È utilizzato per la sintesi e la metabolizzazione della vitamina D, per la fabbricazione della bile da parte del fegato. Inoltre il colesterolo è un precursore per la sintesi degli ormoni steroidei, come gli ormoni sessuali, e gli ormoni del corticosurrene, come il cortisolo e l'aldosterone. Siamo quindi così convinti che i livelli bassi di colesterolo siano davvero così benefici per la nostra salute? Sicuramente la maggior parte dei medici risponderà tranquillamente di sì e non avrà problemi una volta accertato un livello di colesterolo troppo alto in un proprio paziente a dare immediatamente le statine. Tuttavia questa posizione, alla luce delle ultime ricerche, sembra non essere così attendibile. Rimando al lavoro che stanno facendo già da qualche anno studiosi della materia come David Feldman, Nina Teicholz o di medici autorevoli come Nadir Ali e Paul Mason. Vi lascio alcuni link utili per approfondire in descrizione. La loro teoria unanime, seppur con alcune sfaccettature diverse tra loro, è che il colesterolo sia essenziale per le funzioni del nostro organismo e che andarlo ad abbassare in modo forzato con dei medicinali possa solo portare degli effetti collaterali. Seppur con le loro diverse teorie ed approcci sulla materia, quindi sono tutti concordi sul fatto che il colesterolo, per precisione le LDL sature di colesterolo, viene rinvenuto nelle placche aterosclerotiche delle arterie in caso di episodi cardiovascolari, ma viene incolpato di essere l'assassino per il solo fatto di essere presente sulla scena del crimine. Il pericolo delle LDL, e forse l'unico motivo per cui dovremmo preoccuparcene, è quello dell'ossidazione. E l'ossidazione delle LDL avviene in presenza di alti valori glicemici, perché è il glucosio che ha il potere ossidativo su tutte le altre cellule. Quindi le LDL non sono di norma un rischio per la nostra salute, anzi, ma lo possono diventare a causa dell'eccesso di glucosio o della resistenza insulinica. Feldman in particolare ha sviluppato un interessante strumento sul suo sito cholesterolcode.com che è in grado di definire la salute cardiovascolare in base al proprio profilo lipidico. Vi lascio il link in descrizione se volete e avete a disposizione i vostri dati LDL, HDL e trigliceridi, potete provare ad andare sul sito, inserirli e analizzare la vostra salute cardiovascolare. Tramite un calcolo tra i diversi valori lipidici, lo strumento che ha sviluppato Feldman permette di ipotizzare, sempre alla luce di queste nuove teorie, il grado di salute. In questi mesi è proprio in corso un grande studio negli Stati Uniti ad opera di alcuni ricercatori su quei soggetti che in dieta carnivora o chetogenica tendono ad avere elevatissimi livelli di LDL ma bassissimi trigliceridi e alto HDL. Lo studio muove i passi sul fatto che le LDL circolanti nel sangue sono essenziali in un organismo che è completamente adattato al modello energetico dei grassi. La salute metabolica viene definita tale se il rapporto tra HDL e trigliceridi è uguale o inferiore ad 1. Cioè, ad esempio, andando a inserire i valori nello strumento con HDL a 90 e trigliceridi a 70, anche se le LDL sono sopra i 200, l'indicazione sarà sempre di una persona in salute metabolica. E questo corrisponde nella quasi totalità dei casi ad una persona con una massa grassa inferiore al 20%, quindi molto attiva. Metto il link in descrizione anche a questa ricerca, perché magari da qui a breve potrebbe anche dimostrare che non esiste alcuna correlazione tra colesterolo alto, LDL alte e rischio cardiovascolare. Tra le altre cose, le ricerche di Feldman sembrano aver individuato una correlazione tra alti trigliceridi e il consumo di caffè, anche decaffeinato, ed io ne sono una prova evidente perché effettivamente prima di iniziare la mia sfida carnivora di gennaio e quindi prima di eliminare il caffè avevo ancora dei trigliceridi un pochino alti. Da quando l'ho eliminato ho rifatto nuovamente le analisi e i miei trigliceridi si sono ulteriormente abbassati, quindi seguendo quanto dimostrato da Feldman probabilmente sono un soggetto molto sensibile al caffè e alla caffeina. Per rispondere alla domanda, i grassi saturi e il colesterolo alto possono incidere sulla nostra salute cardiovascolare?
Alla luce di quanto detto finora e delle ricerche che vi ho messo anche in descrizione, direi che personalmente non dovremmo preoccuparci di livelli troppo alti di HDL e LDL in presenza di trigliceridi bassi, soprattutto se siamo in un regime a zero carboidrati o comunque low carb. Se facciamo un piccolo ragionamento logico, dagli anni 60 in poi c'è stata una rincorsa all'interno dei supermercati nell'utilizzo di prodotti light a 0% grassi. D'altra parte però c'è stato anche un aumento dell'incidenza di patologie come il diabete, tumori, obesità e malattie cardiovascolari, il che ci fa capire che forse i tanto demonizzati grassi non sono i veri colpevoli della cattiva salute di cui godono la maggior parte delle persone oggi, ma magari abbiamo incolpato i grassi per quello che invece hanno fatto carboidrati e zuccheri. E ora veniamo all'altra domanda che ci siamo posti all'inizio di questo video. I grassi fanno ingrassare? Risponderò intanto con un secco no, ma andiamo ad articolare questa risposta. I grassi, come abbiamo visto, sono un nutriente essenziale e non solo, perché sono anche precursori ormonali ed enzimatici, quindi non si limitano semplicemente a fornire energia. Tuttavia, dal punto di vista energetico, sono in qualche modo in competizione con i carboidrati. Consumare grassi in discrete quantità e allo stesso tempo consumare ingenti quantità di carboidrati è una cattiva idea. Si possono anche consumare insieme, ma l'uno o l'altro devono essere ridotti al minimo per evitare di ingrassare. Detto ciò però, bisogna anche parlare di salute. Una dieta ad alto regime di carboidrati con pochi grassi non è salutare per l'organismo, in quanto genera un maggiore stress ossidativo, una maggiore resistenza insulinica a lungo termine dovuta a costanti picchi glicemici, un alto livello di infiammazione corporea e l'altalena nociva tra insulina, glucagone e cortisolo che porterà negli anni a squilibri ormonali. D'altra parte, un'alimentazione ad alto consumo di grassi saturi e a basso consumo di carboidrati, diciamo meno di 30 grammi al giorno, è sicuramente benefica e ottimale per la nostra salute. Inoltre, dopo un periodo di adattamento, questo regime alimentare ci porta inevitabilmente alla mobilitazione del grasso esistente a livello corporeo, favorendo il dimagrimento, cioè l'utilizzo di grassi di riserva e il conseguente aumento di massa magra. A tal proposito vorrei segnalarvi il lavoro di Ben Bikman, ricercatore e massimo esperto di insulinoresistenza, che ha più volte sottolineato come il modello chetogenico sia il principale fondamento per una salute metabolica. Vi lascio in descrizione il link al suo intervento sui grassi. Bikman ha dimostrato come in presenza di bassi valori di insulina sia il suo antagonista glucagone a mobilitare i grassi corporei anche in presenza di grassi esogeni provenienti dall'alimentazione. Questo avviene perché senza carboidrati il corpo inizia a produrre corpi chetonici, che sono anche il segnale di un completo adattamento ai grassi come fonte energetica. Molti sostengono che il corpo umano preferisca il glucosio come macronutriente per sostenere i suoi processi di generazione di ATP. Quello che però tralasciano è che in realtà per il nostro organismo un eccesso di glucosio è tossico e può portare al coma e alla morte se non rapidamente rimosso dal flusso sanguigno. Quindi è probabilmente per questo motivo che l'insulina rimuove rapidamente tutto il glucosio in eccesso nel sangue e lo sposta all'interno delle cellule, non perché sia il suo macronutriente preferito a scopo energetico. Dicevamo corpi chetonici che sono energia per il nostro cervello, ma che soprattutto sono anche il segnale che non siamo più in fase di immagazzinamento dei nutrienti, ma piuttosto nella fase opposta, cioè quella del catabolismo dei nutrienti di riserva. Infatti, quando il nostro corpo, trascorso un periodo di adattamento ai grassi, inizia ad utilizzare i grassi a scopo energetico, il grasso diventerà fonte di energia principale e consumare grasso non farà ingrassare, ma stimolerà il corpo stesso a rilasciare anche quel tessuto adiposo ostinatamente depositato. In conclusione, personalmente credo che non dovremmo demonizzare i grassi per via di tutte quelle funzioni che svolgono all'interno del nostro corpo e anche funzioni fondamentali. Al contrario, credo che dovremmo ricercare la verità in tutto questo
e soprattutto alla luce delle ultime ricerche che vi ho segnalato in materia di grassi e di colesterolo. Ora sicuramente vi starete chiedendo: va bene Francesca, ma tu quanti grassi consumi al giorno, visto che dici che questi non fanno ingrassare? Personalmente seguo una dieta carnivora standard con un approccio molto sbilanciato sui grassi e infatti consumo una quota di grassi che è quasi sempre il doppio se non il triplo di quella delle proteine. Mettiamo che io in una giornata consumi dalle 50 alle 80-90 proteine in grammi al giorno, consumo contestualmente una quota di grassi che è il doppio o il triplo di quella delle proteine. Questo è il mio approccio e spero davvero che anche voi riusciate a farvi una vostra personale opinione sui grassi, soprattutto i grassi saturi di origine animale, e che riusciate a bilanciarli all'interno della vostra dieta senza averne paura e senza demonizzare i nostri amati grassi saturi di origine animale, perché sono importantissimi per la nostra salute, non solo non sono nocivi. Se questo video vi è stato utile, mi raccomando, lasciatemi un mi piace e fatemelo sapere nei commenti. Se ancora non l'avete fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Come sempre vi auguro una giornata bestiale. Ciao, al prossimo video!